a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il coprispalla cocoon che avete intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente che già vedete e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di un uncinetto numero 4,5 e del filato Marlecot variante oro di casa Tessiland. Come andiamo a procedere? Classico taglio cocoon, quindi realizzeremo inizialmente un pannello rettangolare della misura che più ci aggrada. Ma come possiamo procedere? Io intanto ho deciso che il mio coprispalla si fermi alla mezza manica e quindi ho preso la misura delle mie braccia aperte fino a dove volevo che arrivasse. Mi sono fermata a circa 70 cm. Una volta fatto questo, prendo il filo di lavorazione e realizzo una catenella iniziale che sia multiplo di 3 e lunga, nel mio caso, 70 cm. Lavoro naturalmente su campione per mostrarvi il punto, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella quarta dallo stesso con una maglia alta e realizzo una prima riga di ritorno interamente a maglia alta. A questo punto realizzo 4 catenelle oppure volto il lavoro e realizzo 3 maglie basse una sull'altra prendendo la costina più distante dall'uncinetto della maglia bassa appena eseguita. In questo modo aggiungo una catenella qualora dovessi appunto realizzare le 3 maglie basse, filo sull'uncinetto 2 volte, salto 2 punti, entro nel terzo con una maglia altissima, filo sull'uncinetto e a questo punto, esattamente come per l'abito che avete visto qualche settimana fa, entro nei 2 filetti, eccoli qua, di base della maglia altissima, realizzando una maglia alta. In questo modo, creando questa V un po' particolare. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, salto altre 2 maglie, entro nella terza e realizzo una maglia altissima, eccola qua, filo sull'uncinetto una volta soltanto e mi dirigo nei primi 2 filetti della maglia altissima, realizzo una maglia alta. Realizzo questo motivo per tutta la riga che concludo con 2 volte filo sull'uncinetto, una maglia altissima nell'ultimo punto disponibile. La riga numero 2 e tutte le righe successive andranno realizzate voltando il lavoro, 4 catenelle oppure 3 maglie basse una sull'altra e una catenella aggiuntiva, 2 volte filo sull'uncinetto e replichiamo questa sorta di V all'interno dei V sottostanti, quindi entriamo con l'uncinetto tra le 2 maglie sottostanti e replichiamo la nostra maglia altissima, filo sull'uncinetto, entriamo nei 2 filetti della maglia altissima appena eseguita con una maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel V successivo e così per tutta la riga che poi concluderemo con una maglia altissima nella quarta catenella realizzata. Dobbiamo continuare esclusivamente con le righe di V e quindi andiamo ad ottenere un motivo molto traforato fino all'altezza che desideriamo. Ricordate che il taglio cocoon prevede che poi venga doppiata la lavorazione, quindi i centimetri poi calcolateli considerando che vanno poi dimezzati sovrapponendo i lembi. Sono giunta ad un'altezza di circa 38 centimetri. È il momento di concludere la mia lavorazione con una riga di maglia alta proprio per andare a riprendere la lavorazione iniziale e per poterlo fare volto il lavoro e realizzo una maglia bassa nel primissimo punto, un'altra maglia bassa sulla prima prendendo la costina più distante dall'uncinetto e un'ulteriore maglia bassa nello stesso modo. Potete naturalmente utilizzare le 3 catenelle se foste più comode in quest'altra maniera. Una volta marcata l'ultima catenella o l'ultimo punto realizzato, continueremo la nostra riga con le nostre maglie alte, realizzandone una sul primo punto disponibile, quindi sulla maglia altissima sottostante,
Filo sull'uncinetto una nello spazio tra la maglia altissima e la maglia alta successiva, quindi dove abbiamo fatto partire i V delle altre righe, filo sull'uncinetto e una terza maglia alta nella maglia alta sottostante. Andiamo quindi a ripristinare il numero di punti che avevamo inizialmente. Maglia alta sulla maglia altissima, filo sull'uncinetto, entro in mezzo alle due maglie del V con una maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta sulla maglia alta e continuo così per tutta la riga. Devo adesso andare a ricavare la piccola manica e quindi devo doppiare di fatto la lavorazione e creare due piccole cuciture come il classico taglio cocoon. Per poterlo fare vado a lavorare sul rovescio e quindi doppio la lavorazione facendo baciare i due dritti. Rovescio sul tavolo dritto verso di me e sovrappongo. In questo modo ho i due rovesci. Mi unisco alla prima riga di lavorazione con una maglia bassissima, realizzo una catenella e sono pronta per realizzare la mia cucitura, che si protrarrà nel mio caso per circa 6 cm per parte, quindi vado a cucire 6 cm da un lato, taglio il filo, e 6 cm dall'altro. La cucitura è molto semplice, si tratta sempre, eccoci qua, si tratta sempre di prendere la costina interna di un lembo e la costina interna dell'altro, unirle senza tirare il lavoro con una maglia bassissima e una catenella e poi spostarci appunto nella maglia successiva replicando l'operazione. Maglia bassissima e catenella. Vado avanti per appunto 6 cm da un lato e replico dall'altra parte. Terminata la nostra cucitura, andiamo a rifinire un pochino la manica. Io ho già indossato preventivamente il capo per vedere se fossi o meno soddisfatta dell'ampiezza della manica e credo proprio che andrò a ridurla leggermente. Entro quindi dove ho realizzato la cucitura, nella parte che poi sarà il sottomanica, mi inserisco con il filato di lavorazione, fermo con una catenella, ne aggiungo altre due e col filo sull'uncinetto, andando un po' a interpretazione dei punti senza tirare il lavoro, realizzo un giro di maglia alta lungo tutta la mia manica. Ci chiudiamo nella terza catenella o nel primo punto utile e adesso realizziamo un giro di diminuzioni. Io mi alzo con 3 catenelle oppure le mie solite maglie basse una sull'altra e procediamo con le diminuzioni, una in ogni punto, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto utile, peschiamo il filo e ci spostiamo nel punto successivo, ripescando il filo e adesso chiudiamo in 2 volte. Ecco la diminuzione, la dobbiamo ripetere per ogni singolo punto. Filo sull'uncinetto, ripeschiamo il filo, entriamo nel punto successivo, ripeschiamo il filo e chiudiamo in 2 volte. Completiamo il giro di diminuzioni, ci alziamo di nuovo e realizziamo un giro di maglie alte lavorate così come si presentano. Replichiamo ovviamente questo procedimento per entrambe le nostre maniche. Terminate le maniche sono andata a reindossare di nuovo il capo e lo trovo quasi perfetto. Il fatto di aver iniziato con una riga di maglia alta e di aver terminato allo stesso modo mi crea già un'ottima rifinitura, quindi per chi nell'indosso in questo momento dovesse ritenersi più che soddisfatta potrei dichiarare tranquillamente il progetto terminato. Io però andrò a realizzare un altro paio di giri perimetrali per quello che riguarda la parte interna, perché non voglio restare con tanto avanzo di filato e vorrei avere un coprispalla che vesta leggermente più di quello che ho visto indossandolo. Pertanto riprendo il mio uncinetto e mi inserisco sempre nel sottomanica, mi aggancio come ho sempre fatto, 3 catenelle e a questo punto vado a realizzare dei giri di maglia alta, provando di volta in volta il capo fino al momento in cui posso assolutamente ritenermi soddisfatta. Lavoriamo punto su punto naturalmente ed ecco qua il nostro progetto terminato.
Io ho protratto la lavorazione di maglia bassa per 5 righe. Mi ritengo assolutamente soddisfatta perché l'indosso che io volevo per questo coprispalla è esattamente questo. Qualora voi voleste coprire un pochettino di più, vi basterà continuare con giri di maglia alta lavorati punto su punto finché lo potrete ritenervi soddisfatte. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace l'idea di avere la pochettina come completo e di vedere quindi la lavorazione in tondo e di creare un'ulteriore variante del punto per realizzare magari una canotta che ho già in mente un po' particolare. Quindi vi aspetto nei commenti, vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.